Bellina questa scheda, eh? Dopo te la faccio vedere per bene, faccio una ripresa della scheda vera e propria, gli giro attorno con la telecamera così si riesce a vedere meglio. Questa è la Zoom UAC 232, molto piccolina come vedi, non è una cosa enorme, in effetti non è che abbia molti controlli sul suo pannello, assolutamente, non ha i controlli per esempio del gain. E dici perché? Perché a 32 bit non ha bisogno del gain, che è una piccola stronzata che adesso analizzeremo. E in effetti anche sul sito della Zoom la presentano come una grande novità, non avere i controlli davanti. Diciamo che hanno contenuto i costi, ecco, volendo, ma quella che stai già sentendo in questo momento è la Zoom UAC 232 impostata a 32 bit in virgola mobile esattamente su OBS dove mi sto registrando. Io di solito quando faccio i video per YouTube trattando l'audio cerco di mandare su OBS l'audio in PCM, quindi non compresso, con il video nel miglior formato possibile. Poi quando faccio le conversioni per mandarle su YouTube le mando fuori, le conversioni in PCM, in modo che poi sia YouTube a fare la conversione finale. Quindi uso Final Cut, uso Compressor, su Compressor faccio uscire l'audio che sta dentro il video in formato PCM e lo do in pasto a YouTube. Facendo questa cosa io posso lavorare praticamente con OBS a 32 bit, cosa che però non potevo fare prima. Cioè se io prima andavo in distorsione dentro OBS mi tenevo la distorsione oppure rifacevo direttamente il file perché avevo sbagliato a inserire l'audio. Perché lavoravo con schede a 24 bit, quindi avevo 144 dB al massimo di livello. Di 144 dB non ti bastavano per... Sì, il problema è proprio quello. 144 dB sembrano tanti, ma noi siamo abituati ad alzare il gain in modo che si vedano i livelli che vanno vicino allo zero e c'è un inganno in questa cosa data da come è strutturata come è strutturato l'audio, la visualizzazione dell'audio all'interno delle schede audio, perché noi vediamo lo zero, dobbiamo arrivare lì, ma in realtà non sappiamo che quello è il limite. È come se noi galleggiassimo sempre a mezz'aria e giocassimo a pallone vicino al soffitto. Non possiamo a quel punto fare dei tiri molto alti perché il soffitto è immediatamente lì. Se scendessimo verso il pavimento avremmo molto più spazio per palleggiare e quindi il 32 bit ci aiuta in questo senso perché toglie il soffitto. Ma adesso ti faccio vedere che cosa intendo per togliere il soffitto. Logic non registra a 32 bit, non è il solo. Ce ne sono ancora diversi di software che ad oggi, mentre sto facendo questo video, non stanno lavorando a 32 bit. Lavorano magari internamente come Logic, lavora internamente con tutti i suoi software a 32 bit in floating point e se tu registri uno strumento virtuale sarà a 32 bit floating point, ma la voce e tutto ciò che entra in analogico al massimo è a 24 bit. È un gap che dovranno superare, direi molto presto, perché ormai le case di produzione stanno cominciando a pensare di uscire con schede e con prodotti che lavorano a 32 bit, quindi mi immagino che anche la WAD un giorno o l'altro per vendere nuove schede farà la scheda con il supporto a 32 bit nativo. Di conseguenza tutti i software dovranno adattarsi. Ma vediamo che cosa succede con Logic e poi facciamo anche un altro esperimento con Twisted Wave, tanto per capire qual è la logica dietro al 32 bit. E se io registro qua sopra, come vedi, devo tenermi basso. Sto sotto allo 0, ma possibilmente sotto ai -6, sotto ai -3, ma per essere sicuro, questo è solo un parlato, quindi non vado in distorsione. Se io qui vado in distorsione, anche se sono a 32 bit e alzo brutalmente, una volta che ho raggiunto la distorsione, io sono andato in distorsione e basta. Cioè, anche se io abbasso, questa roba qui sarà squadratissima, ma proprio brutalmente squadrata, hai capito? Quindi io adesso vado in gain, lo abbascio e questi sono tutti squadrati. Vedi che qui sono tutti pareggiati a 0? Questi a 0 dB si sono scontrati col limite del file. Questo accade perché
Logic salva direttamente i file dentro al sistema già salvati a 24 bit, non consente di salvare i file che sta registrando a 32 bit. Non dovrebbe essere una cosa terribile fare questa modifica, non capisco perché non l'abbiano ancora fatto. Come lavora questa scheda audio? Allora, se tu dentro la scheda audio, una volta che hai installato la scheda, fra l'altro non serve neanche installare i driver, devi solo installare l'applicazione all'interno di Logic, del Mac, tu potresti andarti a cercare, anzi sarebbe meglio che tu ce l'avessi sempre sotto mano, configurazione MIDI audio che trovi sotto Utility. Dentro puoi gestire tutte le schede e tutti i propri valori, i valori delle schede audio. Come vedi qui io posso gestirlo a 24 bit o a 32 bit, da 4400 fino a 192 kHz. Resto in floating point. Ok, allora io qui dentro, in questo file, registro oltre lo 0 dB. Adesso alzo il gain, quello che non c'è dentro questa scheda, secondo loro, che hanno detto che non c'è il gain, sì, come no, non c'è il gain, ce ne sono 2 addirittura. Vado in distorsione, sono andato in distorsione e guarda un po', fermo. Adesso abbasso e ti faccio vedere che posso già intervenire. Poi ti spiego anche il perché io posso intervenire in questo momento. Anche se a 32 bit floating point va benissimo. Ok, facciamo un cambio di volume. Avrò superato di 16 dB, 12, facciamo 12. No, sono andato anche oltre, guarda. Quindi posso fare ancora altri 12 dB per sicurezza. Ecco il file che vedi è per intero. Vado in distorsione. Io qui ero in distorsione netta, ce ne sono 2 addirittura. Vado in distorsione. Ho recuperato il file, ce l'ho in 32 bit floating point. Allora, se io lo salvo questo file, guarda, torno indietro, lo salvo così. Guarda, lo salvo distorto. Ho salvato il file distorto, lo chiudo. Lo vado a riaprire, questo che si chiama 32. Ora, se io cambio il volume di questo file, a 12 facciamo 24 dB, come abbiamo fatto prima, 21, 24, come vedi io ce l'ho tutto. Vado in distorsione, se no non c'è il gain, ce ne sono 2. Se lo tenevo così, che hanno detto che non c'è il gain, io lo sentivo molto alto e comunque l'esecuzione del file sarebbe stata difficoltosa. Quindi non è che io posso fare un play di un file a 32 bit, lo devo riportare comunque all'interno dei limiti, diciamo, umani, perché sono comunque limiti umani quelli del 24 bit al massimo. Vado in distorsione. Ma qui il file non è distorto, come vedi. E questo era un 32 bit floating. Facciamo l'esperimento sull'8 bit. Ora, io nell'8 bit registro esattamente come prima, in distorsione, anzi vado più che in distorsione, alzo proprio, vado a pallissima, poi abbasso, torno qui, faccio di nuovo un play, registro esattamente come prima, alzo proprio, sono in distorsione chiaramente, F, tolgo 24 dB, il file è intero esattamente come hai visto prima, ok? Torno indietro, salvo il file, questa volta a 8 bit. Questo file è a 8 bit, lo chiudo, lo vado a recuperare e gli dico apri di nuovo il file a 8 bit. È tutto intero, hai visto che prima lo potevo diminuire e lo recuperava? Adesso lo rifaccio, mi alzo proprio, vado a palla. È rimasto così come era, distorto, così come l'ho salvato. Mentre nel 32 bit non è successo, nel 32 bit quando l'ho riaperto il file ho potuto recuperarlo. Cioè l'ho salvato a volume altissimo, in distorsione praticamente, l'ho recuperato e il file non era affatto distorto, l'8 bit sì. Questo perché? Perché quando ci stavo lavorando e non l'avevo ancora salvato, questo editor stava lavorando sulla RAM e quindi aveva il file a 32 bit nella RAM che aveva recuperato direttamente dalla scheda audio, quindi direttamente non aveva ancora salvato il file. Logic invece, a differenza di questo processore del suono, a differenza di Twisted Wave, salva direttamente i file, cioè mentre tu registri i file vengono spalmati, salvati su disco a 24 bit al massimo, quindi non è possibile recuperarli, esattamente come non ho potuto recuperare questo a 8 bit, perché una volta che l'avevo salvato a 8 bit, è la stessa cosa se io lo trasformo in 16 bit o altra roba, e una volta che l'ho salvato, se per caso è distorto, non lo recupero più una volta uscito dalla RAM, lo posso recuperare
registrare solo se il file è rimasto direttamente esattamente a 32 bit in virgola mobile. Hai fatto i disegnini, hai presente i bambini che fanno i disegnini per studiare? Ho fatto il disegnino, sì, ho fatto il disegnino. Guarda come sono stato bravo Paolino, hai fatto il disegnino. Perché non essendo un tecnico, per capire, mi metto lì e studio e poi mi faccio dei come capito? Bisogna fare così. Io devo fare così, poi tu magari fai in un altro modo. Allora, nel mio disegnino ho rappresentato, vediamo se si riesce a capire. Questi sono i dB e i relativi bit, ok? 12 bit a 70 dB. I bit sono una rappresentazione di capacità di contenimento del volume massimo del suono, ok? 70 dB stanno dentro a 12 bit. 16 bit possono contenere 96 dB di suono. Questo nella matematica, che poi le schede audio riescano realmente a fare quello e magari ne fanno un po' meno, un po' di più, dipende dall'elettronica, però diciamo che quello è il modo di calcolarlo. 24 bit, che è il DVD, sono 144 dB. Questo disegnino qui che vedi, guarda, questi qui sono 60 dB, che è una voce parlata molto forte, arriva a 60 dB mediamente. Per andare oltre i 60 dB dovresti prendere un cantante che a 1 metro di distanza può produrre circa 120 dB. Che il microfono a volte può far fatica addirittura a riprendere, perché i microfoni hanno un limite di 120, 130, 140 dB SPL però, cioè pressione sonora, che anche ammettendo che per ogni dB di pressione sonora tu possa realizzare un dB elettronico, cioè dB vero e proprio, cioè da computer, voglio dire, al massimo arrivi sotto i 24 bit. Quindi prima, quando c'erano solamente le bobine e dovevi registrare un cantante lirico, stavi distante col microfono e poi usavi dei compressori, no? Invece una voce parlata la potevi registrare normalmente e poi eventualmente elaborarla successivamente. Ma per riuscire a mandare in distorsione una voce, che è questa roba blu qui, questi sono i 60 dB della voce, lo potevi già registrare da 12 bit. A 96 dB ci sono i 16 bit, hai voglia, ci balla dentro. A 144, che sono i 24 bit, cioè riuscire a distorcere qua dentro con una voce parlata, bisogna veramente avere un sacco di fantasia. Se poi addirittura lavori, questi erano i 24 bit, sono anche il limite delle schede audio più recenti, schede audio maggiormente diffuse, 24 bit al massimo, che poi diciamo sono 20, però ce n'è dello spazio, ok? 32 bit non c'era ancora arrivato nessuno, in virgola mobile poi in modo particolare. Se fossero solo 32 bit sarebbero 192 dB, quindi la voce hai voglia a mettercela dentro, ma noi parliamo di 32 bit in virgola mobile, 1528 dB, cioè da qui, da zero, 1,5 metri sopra. Avrei dovuto fare una cosa di 1,5 metri per rappresentare il punto dove qui si possono muovere i meter del volume, ok? I meter del volume normalmente non vanno oltre i 70 dB. Stai a meno 18 dB? Se stai a meno 18 dB stai... Vabbè, dovresti vedere la rappresentazione al contrario, perché effettivamente questa è la rappresentazione, così l'ho fatta così per dire, quando do del volume va su e genera dei dB. Nelle schede audio sono rappresentati al contrario. Tanto per fare una cosa fatta bene, no? Cosa hanno fatto? Hanno messo lo 0 dB qui e poi vedi che il suono sale e si avvicina allo 0, cioè lavora al contrario, meno 18, meno 16, fino a meno 0. Perché? Perché si presume che tu parta se sei a un 24 bit, da meno 144 dB e poi vai a recuperare suono fino al massimo a 0. E se hai 60 dB, al massimo arrivi a meno 60, già stai prendendo la voce. Ma si dice che nella parte più bassa, dove non si sente suono, ci sia il rumore elettrico, un po' di rumore elettrico della scheda audio. Quindi stiamo sopra di 20, 30, 40 dB. Ok, e siamo a 100 dB, dobbiamo arrivare a 0. Da 100 a 0 i 60 dB hanno comunque 40 dB di movimento, hai voglia. Dice, ma lo 0 dB è già troppo, certe schede audio lavorano a meno 18. Ok, comunque sei qui in mezzo, cioè da 96 dB a meno 18 hai 78 dB di spazio per registrare la voce. Ok?
e poi un po' di tolleranza e alla fine ci metti sempre un compressore per essere sicuro, anche se hai 24 bit. Quindi le aziende che cosa hanno detto? Dunque, questi pirloni non riescono a ficcare la voce dentro 24 bit per una ragione o per l'altra. Facciamo così: vendiamogli delle schede audio nuove, le facciamo a 32 bit, così non vanno più in distorsione. Allora, vediamo un attimo con Reaper. Scusa, c'è un suono un po' di cacca, lo so, perché io sto registrando in distorsione. Allora, l'ingresso qui è ancora 32 bit 48, perfetto. Apri Reaper, fai un nuovo progetto, oppure il progetto che ce l'hai già, e vai su Project Settings e vai dentro Project Settings Media, troverai che i file sono 24 bit. Da me almeno sono così. Li metti in 32 bit FP. FP sta per Floating Point. Senza quello non funziona, perché deve salvare i file in Floating Point, altrimenti col caspita che tu riesci ad avere la possibilità di registrare in Floating Point. Abbiamo visto che con Logic non funziona, perché Logic lavora a 24 bit, invece Reaper lavora anche a 32 bit. Allora, se io vado in rec adesso, c'è per caso lo streaming attivo? Sì, devo togliere un attimo il loopback, se no fa un loopback. No, te lo faccio sentire, giusto? Capito? Fa questa roba strana, va in... perché c'è questo che si attiva da solo. Ok, ho tolto il... per cui ho tolto il loopback di Reaper in modo che il loopback non inzuccasse quello della Zoom, per cui faceva un loop del loop. È il problema del loopback, mix minus, tutta questa roba qui, ma è anche altra roba. È perché comunque è una scheda a 2 canali, insomma, dal punto di vista dell'architettura non può fare certe cose. Non è che sono cattivi, è proprio la scheda che è fatta così, quindi è un limite. E dunque, se io adesso registro, salve, sono un uomo distorto, mentalmente molto distorto, adesso io aumento addirittura il gain, quello che loro dicono di non avere, e lo alzo, eccolo così, e poi lo abbasso, e poi lo alzo, e poi lo abbasso, basta, l'ho alzato, è in distorsione, è chiaramente in distorsione, si vede proprio, cioè, se io faccio play, vediamo, vai, fallo da qui per favore. Salve, sono un uomo distorto. Vedi? Allora io vado qua sopra e abbasso semplicemente. Qui è facilissimo fare il livello. Ok, vedi? Vedi che non è distorto? Vedi? Io sono andato molto oltre il limite, l'ho abbassato di 18 dB addirittura, ma questo non è in distorsione. Salve, sono un uomo distorto, mentalmente molto distorto. Adesso io aumento addirittura il gain, quello che loro dicono di non avere, e lo alzo, eccolo così. Ok? Quindi questo significa avere un'applicazione che lavora a 32 bit. Allora, se Logic e altre software house non sono ancora riuscite a mettere in piedi il 32 bit per il loro software, ci sono delle applicazioni che ce l'hanno da una vita. Vergognoso dirlo, ma Audacity lavora a 32 bit. Vabbè, ce l'aveva anche QLEdit a 32 bit quando ancora neanche se ne parlava di questa roba. Allora, questo è Audacity. Andiamo a vedere la configurazione audio, riproduzione, siamo già su Zoom, registrazione, siamo già su Zoom, impostazioni audio, va controllato. Io sono già a 48 a 32 bit in virgola mobile, ok? 1624 32 in virgola mobile. Significa che questo software accetterà direttamente i file a 32 bit. Allora, io faccio una precisazione. Ho preso come ingresso della scheda audio canali 1 mono, perché sto registrando un canale mono della voce. Se per caso ne metti 2 stereo, ricordati di mettere in streaming su questo software, perché se metti così sentirai solo su un canale, come stai sentendo adesso. In pratica vado in rec e vedrai che registra solo su un canale. Ma perché mi registra solo su un canale? Perché devi metterlo in streaming, allora dopo registra su tutti e 2 i canali, ok? Chiara questa cosa? Lo streaming e la music sulla Zoom sono memorizzati, cioè se io sono su streaming, sono con questa impostazione, dall'altra vedi che si mantiene un'impostazione differente, quindi va ricordata questa cosa. Allora, cancello questa roba un attimo perché volevo farti vedere un'altra cosa, ma poi alla fine ti ho fatto vedere anche questa. Facciamo configurazione audio canali 1 mono, quindi io lo mando in rec.
Qua tengo in streaming, così anche tu puoi sentire su tutti e due i canali, e poi vado in distorsione, perché a questo punto, tanto l'hai già visto anche prima, salve, sono l'uomo distorto di prima, io sono mentalmente distorto, e torno a zero, mi fermo un attimo, stop, senti che anche su, come si chiama? Sì, su questo, su ABS, sul file a video che stai sentendo, in realtà la distorsione non è poi così schifosa, dai. Allora, prendiamo tutto il file e facciamo una bella normalizzazione. Dove sarà normalizzazione? Sarà in effetti, sarà in volume compressione. Normalizza, guarda, e lo facciamo arrivare a -1, applica. Guarda un po', non è distorto. Sono mentalmente distorto e torno. Ok, non è distorto. Salve. Questo significa che puoi registrare veramente alla cazzo, come si dice a Oxford, e poi recuperare, perché tutto quanto sarà possibile grazie ai 32 bit e alle fantastiche proprietà dei 1528 dB di possibilità di sbagliare. Allora, vediamo. Prova. Sì. Il setup che stai vedendo è costituito dalla Zoom UAC232, che è la scheda 32 bit floating point, e poi c'è anche un Rode LNT, quello nero, che fa pochissimo rumore, ha un bellissimo suono. Ho pensato che si stessero bene assieme, anche come colore, ma proprio un bel kit questo, se lo facessero, però costerebbe uno sproposito, ma forse li varrebbe. Questa scheda è tutta in plastica, c'è solo del ferretto qua sopra, ma è plastica, tanta plastica, è molto leggera, pensata, immagino, per essere trasportata facilmente, però plastica, cioè se sbagli a metterci sopra qualcosa sfondi. No, è robusta, però è fatta per essere attaccata, per esempio, l'asta microfonica, no? E insomma è una scheda da portarti anche dietro. Com'è fatta? Aspetta che ti faccio vedere com'è fatta, te lo faccio vedere con la telecamera portatile manuale. Allora vediamo, siamo giusti dritti così? Dove devo andare? Qua, così. Si legge qualcosa? Sì, ok, andiamo sotto. Allora, quello che stai vedendo qui davanti a te è il cavo del microfono, ok? Che ha il 48 volt e ne ha uno per canale. Questa è una bella cosa, ne ha uno qui e uno lì sotto, quindi ogni canale ha il suo 48 volt, quindi potresti non necessariamente accendere il Phantom su tutti e due. Il pulsante della bassa impedenza per poterci mettere, anzi l'alta impedenza per poterci mettere la chitarra, si trova solo sul canale numero 1, quindi si presume che tu suonerai con il canale 1 la chitarra, per esempio, o quello che ti pare, e sul canale 2 invece metterai il microfono della voce. In questo caso, dato che la penso per un voice over, lo metto sul canale 1, ok? E questo funziona così. Poi sopra hai il controllo del volume delle cuffie con l'ingresso cuffie jack normale, di fianco c'è scritto Zoom UAC232 USB audio converter, e dall'altra parte si vede che c'è il DC 5 volt. Così è dritta, perfetto. Allora, DC 5 volt perché c'è? Perché se lo usi USB 2.0, per esempio, o 2.1, quello che è, però non l'USB 3 con l'USB-C, non avrai abbastanza corrente per alimentarla, e quindi devi metterci un caricabatterie, praticamente. Dall'altra parte invece c'è il cavo dati. Poi, come puoi vedere qui, c'è il MIDI, bella cosa, c'è il MIDI, non c'è il MIDI True, ma chi si accontenta gaude, c'è il blocchetto lì per fare in modo che non ti freghino la scheda, poi c'è l'uscita left-right per le casse che si comandano da questo pulsante qui. Ti è già venuto il mal di mare? Tutto bene? Ok. C'è un altro tasto che si chiama loopback. Parliamo del loopback. Allora, facciamo che cosa? Devo fare una connessione, quindi ci vediamo tra un attimo. Salve! Allora facciamolo qui, salve, sto facendo una connessione di prova, pronto, prova, mi sentite? Così non si riconosce che sono io, no? Ok. E dopo facciamo questa e te la faccio sentire. Adesso se io faccio play, vediamo se tu la senti. Un attimo, devo capire. No, non la senti, è fantastico, la sentiresti solo dalla cuffia. Se io premo loop back qui, te lo faccio sentire, vedi? Una connessione di prova, pronto, prova. Ok, fantastico. Quindi hai il loop back.
È un loopback a metà strada, cioè è azzoppato, gli manca il mix minus, che detta così è veramente brutta, ma il mix minus è praticamente tutto il mix meno il canale del tuo ospite. In pratica tu, quando premi loopback, mandi tutto quello che senti in cuffia alla piattaforma a cui ti sei collegato. È una grossa fregatura, perché se qualcuno sta parlando con te, sei su Zoom o roba del genere, poi senti loop, mi sento con l'eco, ecco, perché io parlo, questa è la mia voce, ehi, ma questa è la mia voce, capito? Quelli che dicono le parole, poi dopo sentono ripetere le parole, perché c'è il loopback che manda indietro tutto. Questa è una grossa fregatura, perché tu vuoi far sentire quello che hai fatto e poi l'altro ti dà un commento e si sente commento, ento, capito? Gli manca completamente la fase, la parte del mix minus, che questo nel mixer non c'è, proprio questo totalmente assente, quindi non c'è nulla che ti possa consentire di fare questa cosa. Tu apri il loopback, perché questo va bene quando tu vuoi fare per esempio un'esibizione, tu fai l'esibizione, metti la chitarra, metti il coso, poi bla bla bla, plim plim plim, ma sei tu con il tuo pubblico che non ti parla. Se invece dall'altra parte è qualcuno che ti parla, il loopback è attivo, quello che tu senti in cuffia per rispondere con quello che ti parla sente se stesso che si ripete. Ok, quindi questo è uno dei difetti del loopback di questa scheda audio. Male che vada, vabbè, l'altro si mette in mute quando ascolta e poi tu togli il loopback quando non serve fare risentire le cose che stai registrando, perché ti serve quando tu hai bisogno di fare sentire un take che hai fatto. Senti, questa ti piace? Allora facciamolo qui. Salve, sto facendo una connessione. Se tolgo il loopback, praticamente tu non lo senti più e devo lasciare il loopback attivo, ma questo, quando mi darà i suoi commenti il mio cliente, andrà nei impazzi. Abbiamo capito quindi che c'è questo difetto. L'altro difetto di questa scheda è che non c'è un mute. Se è stata pensata per fare delle cose dal vivo, non c'è il mute, c'è solo il 48 volt, quindi non essendoci pomelli davanti non puoi togliere, abbassare, alzare, devi sempre avere le mani sul computer, e questo non è esattamente furbo, cioè ok, tu hai tolto questo per dire io sono sborone, io non ci metto i pomelli perché non servono, sì, però mi facevano comodo, capito? Anche un mute, qualcosa, una cosa di questo genere. Facciamo l'ultima prova, guarda, vado in recorder, sono sul Source Connect e sono in virgola mobile. Dici, cavolo, allora se io qua mando in distorsione tutto mentre mi sto registrando il take, facciamo una prova, vediamo, no? Io adesso mando in distorsione tutto, salve, sono qui che sto mandando in distorsione ogni cosa, mi ritorno indietro, tra l'altro c'è una cosa terribile, va bene, ok, la abbassiamo un attimo, l'ho mandata in distorsione, scusa. Mi senti di nuovo? L'ho abbassato troppo? Ok, torniamo a casa, fermiamolo, stoppalo, selezionalo e scaricalo. Eccolo qua. Dice, ma l'avrà salvato? Perché vedi, è a 32 bit, questo l'avrà salvato, no? No, questo purtroppo non lo ha salvato. E ti faccio vedere. F, abbassa di 6 dB ed è tutto distorto. È distorto, brutalmente distorto. Su OBS bisogna fare un'impostazione, bisogna preparare un'impostazione di questo tipo. Vediamo, allora io sono qui, questo è OBS. Quando andrai nelle dirette, naturalmente, anzi nell'uscita per le dirette, dovrai scegliere il tuo codice in uscita, che dovrà essere gestibile dalla diretta, quindi sarà un codec per lo streaming, non sarà certo a 32 bit, assolutamente. Sarà è un formato a 160 kilobit al secondo, una compressione stile MPEG. Invece nelle registrazioni io sono andato a pigliarmi il PCM FFmpeg 32 bit in virgola mobile, che mi consente di avere l'audio a 32 bit mentre registro, e questo è quello che mi interessa, perché se per caso io sbaglio la ripresa e vado molto su con i livelli, vado in distorsione, in editing posso recuperare anche con questo. Ora te lo faccio vedere. Questo è un file che ho registrato prima, guarda, questo qui l'ho fatto con OBS. Se io lo normalizzo, adesso faccio una normalizzazione meno 18 dB, come vedi non c'è nessuna distorsione, cioè io prima ero completamente in distorsione, ok? Questa linea qui sotto è la linea dello 0 dB, è stata superata.
e in teoria dovrebbe essere schiacciata, ma essendo un file a 32 bit, io quando lo vado a normalizzare mi ritrovo con i file normali e completamente estesi. Quindi su OBS funziona come tutti i file e tutte le applicazioni che utilizzano il 32 bit floating point. L'essenziale è che tu tenga sempre il settaggio dentro ai dispositivi audio in virgola mobile 2 canali 32 bit. Dispositivi audio li trovi dentro configurazione audio, di solito sta dentro alle applicazioni. So che un sacco di gente manco sa l'esistenza di questa roba, invece è importantissima. Utility, c'è questa specie di pianola, questa tastierina che corrisponde a dispositivi audio. Qui ci sono tutti i dispositivi audio collegati e dentro alla Zoom, per esempio, tu puoi andare a scegliere la sua impostazione, profondità bit, formato, tutto quanto quello che riguarda il funzionamento di questa scheda. Se la scheda non è nella giusta configurazione, tu il 32 bit non lo potrai usare. Significa che se io lo dovessi mettere a 24 bit anziché a 32 e poi metto il file a 32, in sostanza io registro a 24 bit, quindi non avrei la possibilità di recuperare il file che è andato in distorsione. È fantastica. No, dal punto di vista tecnico è veramente fatta bene. Qui c'è il MIDI, qui abbiamo il 5 volt se usi un USB che non alimenta a sufficienza, qui c'è la sua presa USB-C, qui c'è la presina per non farti fregare la scheda quando la lasci in studio, la incolli da qualche parte. Abbiamo detto che c'è il MIDI, l'uscita delle 2 casse, il suono sulle casse è fantastico, la cuffia suona veramente bene, molto alta, si sente molto bene, e i 2 preamplificatori sono notevoli, ma veramente ottimi. E dal punto di vista tecnico, quindi, questa scheda per lo studio secondo me è un'ottima scheda. Per chi fa voice over può essere un bellissimo punto di partenza, proprio perché eviti di mandare a quel paese i file audio, dato che comunque hai 1800 dB di spazio prima di toccare il soffitto, quindi i tuoi file audio saranno sicuramente registrati alla grande. Di tutto quello che promettono, secondo me quello che vale è il lavoro in studio, perché dal vivo non si sente che tu esca a 32 bit e che comunque vada fuori dai livelli, proprio perché quando fai una sessione dal vivo di fatto tu devi già realizzare un pre-mastering del suono che metti fuori, che stai facendo uscire, in modo che l'ascoltatore abbia un suono decente in cuffia, perché lui non può certo correggersi i file perché tu hai sbagliato i file, anzi il gain in ingresso. L'assenza di 2 pomelli per fare il gain limita il gain staging, diciamo, limita un pochettino l'uso, soprattutto nelle sessioni dal vivo. Ma usato su un computer e usato come scheda audio anche main nei piccoli home studio per chi fa voiceover, secondo me questa è una scheda assolutamente fantastica, quindi io gli darei tranquillamente un 8. 8? Sì, no, perché l'assenza di questi gain veramente è un pochettino discutibile, però un 8 glielo darei tranquillamente se devo dare un voto a questa scheda. E ne vedremo tante, credo, in futuro di schede audio a 32 bit, quindi probabilmente il mondo dell'audio vedrà questo cambiamento, ma tanto alla fine, se non cambiano realmente le cose e succedono avvenimenti particolari, che ne so, intelligenze artificiali che ti fanno il mastering mentre stai ascoltando qualcosa, e allora l'altro può mandare fuori un suono a 32 bit assolutamente assurdo, alla fine comunque il lavoro di finalizzazione dei file lo dovrai fare. Quindi se registri con una cosa di questo genere hai realizzato dei file eccessivamente corposi, cioè sei andato in distorsione, non è che puoi mandarli via comunque così a 32 bit in floating point, devi comunque alla fine normalizzarli, perché non è detto che sia quello che vuole ricevere il tuo cliente, che potrebbe non essere preparato a questo tipo di file audio. Per il resto, ottima scheda. Grazie per aver guardato questo inutile video fino qui. Zoom UAC 232 non è sponsorizzato questo video, non so se te l'ho detto, te lo dico adesso.